Prima o poi dovrò crescere. Quindi, se non mi sono informato male, questa qua è la Valle Pellice, è una valle torinese perché si apre sul Torino e sul Cuneo, sull'inizio del Cuneo della pianura padana. Si può vedere da qui il torrente Pellice che gli dà il nome alla valle, e quella striscia un po' più chiara. C'ho il sole dietro, non riesco a capire bene. C'è una striscia bianca chiara. Siamo sempre in un periodo di siccità. Il torrente Pellice, che praticamente è un affluente da sinistra del Po. Davanti a noi c'è Torino. Ho fatto delle foto al Palazzo della Regione. Quindi il Po arriva in questa direzione, dalla Valle Po, che è più a sud da dove siamo adesso. Tra la Valle Pellice e la Valle Po c'è la Valle Infernotto, che si può vedere scollinando da questa piccola collina dove c'è il sacrario dei partigiani che ti ho fatto vedere. Da qui comincia la salita verso Montoso e la strada comincia a diventare più bella, più interessante. Perfettina, stai dritta.
Mi dice di svoltare a sinistra, ma io voglio proseguire fino alla scritta Montoso, dove ci sono due ciclisti che si stanno facendo le foto. Sì, lo so che devo svoltare a sinistra. Quindi destra a destra e dovremmo essere arrivati al Sacrario dei Partigiani di Montoso. Proviamo ad arrivare fino in fondo. Mamma mia che spettacolo! Il Sacrario è lì sopra. La tua destinazione si trova sulla destra. Vorrei trovare un punto per girarmi. Torniamo sulla panchina. Ok, stoppiamo la moto qua. E si mangia il panino. Però ho un problema. Non vorrei che la mia moto finisse sulla pianura padana. Sono un po' sullo stretto. Ok. Beh, prima di provare a spiegarti perché sono venuto qua e la storia del Sacrario che è di sopra, pochissimi metri, devo svuotare questo. Perché sto morendo di fame, sono le 2 e non ho mangiato niente. C'è un tiramisù un po' frullato dalle vibrazioni della moto, ma non è un problema. Bounty e mega panino. Beh, comincio col panino e finisco con la banana.
anzi col tiramisù, con tutte e due. Dopo quel famoso trattato bilaterale che è stato firmato da Walter Biddle Smith e il generale italiano Giuseppe Castellano, il 3 settembre del 1943, che è entrato poi in vigore l'8 settembre, 5 giorni dopo, con il proclamo di Badoglio, l'armistizio. E fu così che l'Italia si tirò fuori dai giochi tremendi di Hitler, e in Sicilia cominciavano a sbarcare le forze alleate per cominciare a liberare. E qui cominciarono le battaglie tra partigiani, civili e le forze naziste, proprio su queste montagne. E appunto i partigiani di Montoso, così si facevano chiamare, negli anni 50 hanno eretto appunto il sacrario che è lì sopra. Quindi la salita prima di arrivare al sacrario dei partigiani. La strada è questa, mamma mia, è veramente ripida. E qui in questo sacrario ci sono i nomi di 400 persone, tra soldati, partigiani e civili, che sono morti appunto per quell'ideale di libertà. È la prima volta che lo vedo. Già sono... A me queste cose emozionano parecchio. E beh, vorrei dire. Ciao, vieni. Dai, vieni. Che bello. Priotto Maddalena. Ci sono anche i nomi femminili.
questo è il faro dei rododendri. I rododendri sono i fiori che crescono su queste montagne. (1964) 12 luglio. Si sente fortissimo il profumo dei pini. Quindi questa qua dovrebbe essere la Valle Infernotto, che è più a sud della Valle Pellice. E il Monviso, vediamo un po' se si è scoperto. C'era un ammasso di nuvole che mentre venivo su copriva la cima del Monviso, ma da qui si dovrebbe vedere. Niente, il Monviso rimane nascosto. È già il secondo o terzo video che non riesco a fartelo vedere, ma verrà, vedrai. Bellissimo posto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!